Occhi di lince, ciao, mi chiamo Edo Tomaz, sono insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Oggi il tema sarà il collo, la zona cervicale. Andiamo alla lezione! Allora, la zona cervicale è una parte della colonna vertebrale di fondamentale importanza per determinate posizioni, come il Trikonasana, come il Shirsasana e determinati tipi di posizioni dove va esattamente ad attuare quella posizione per quanto riguarda il collo, ma il sostenimento o l'appoggio della testa. In tante volte il Trikonasana, tante persone, tanti allievi miei avevano esattamente difficoltà di sostenere il peso della testa, ma dicevo no, guarda in basso perché così passa. Allora, sostanzialmente i muscoli del collo siamo abituati a mantenere la testa sopra le spalle, chi di più avanti, chi di più indietro, un po' storto, ma comunque sempre sopra le spalle. Quando le mettiamo esattamente laterale o con la pancia in su e teniamo sulla testa, i muscoli del collo creano esattamente delle fastidio o comunque delle fatiche muscolari perché non hanno una certa attivazione proprio precisa in quel momento. Per cui la testa pesa, sì, di circa a 5 anche a 7 kg e quindi i muscoli del collo non sono abituati. Per cui in questa lezione andiamo a vedere come fare attivare certe zone del collo in determinati esercizi per dare esattamente delle informazioni o comunque delle attivazioni biomeccaniche per quanto riguarda i muscoli del collo. Ok? Andiamo al primo esercizio. Mi metto sotto, sdraiato, pancia in su e metto il mento parallelo a terra e rilasso le braccia. Allora, cercherò di sollevare la testa di circa 1-2 cm da terra e resterò in questa posizione 10 respiri. Se non ce la fai, potresti anche tenere questa posizione meno di 10 respiri. E cominciamo. 1, 5, 8 e 10. Appoggio e faccio dei piccoli no per rilassare la testa. Cioè rilassare la testa, rilassare il collo. Ok. Per chi sta cominciando forse è meglio fare meno di 10 respiri perché è veramente intenso questa posizione della testa sollevata da terra. Adesso faccio esattamente il contrario. Metto le mani sopra il petto, la gabbia toracica e spingo con un osso occipitale in basso e cerco di sollevare leggermente le scapole da terra. Spingo, mento parallelo a terra e spingo. 1, 10 respiri. 5,
e 10. Mi rilasso, dei piccoli no. Perfetto. Allora, io ho fatto con 10 respiri. Stai attento, se per caso hai qualche tipo di difficoltà o problemi al collo, è sempre meglio meno. Adesso faccio un altro esercizio con la stessa idea sulle spinte anteriore e posteriore della testa, ma con l'utilizzo delle mani o della mano. Per cui io metto la mano destra alla fronte e spingo la mia mano e la mia mano spinge leggermente indietro, quindi fa una controforza di spinta e tengo lì per 10 respiri. In questa maniera posso dosare la mia spinta sia della testa che dalla mia mano. Queste due forze devono annullarsi. È molto più leggera rispetto a terra, per cui tu potresti anche cominciare in questa maniera. Quindi attivo, sento la parte anteriore del collo attiva, posso anche toccare e posso rimanere 2, 3, 5 o 10 respiri. È esattamente uguale la parte posteriore. La parte posteriore cerco di mettere tutte e due mani con le dita delle mani dietro e spingo indietro. Creo una resistenza con le dita delle mani e le braccia. Occhio di non fare questo errore di portare il mento verso l'alto. Diritto, il mento parallelo a terra e spingo indietro. Anche lì, senza stare lì a contare i secondi, i respiri sulla parte inferiore dell'addome, spingo e tiro con le mani. Queste due forze devono annullarsi. Ok, cerco sempre di poi fare alla fine dei piccoli no per rilassarmi e faccio esattamente la stessa cosa sull'atto della testa. Appoggio la mano verso sopra le orecchie, spingo la testa e spingo, cioè non spingo ma tengo con la mano la testa e creo esattamente la forza sul lato destro. Potrai anche toccare sul lato del collo e sentire l'attivazione. Ecco, qualche respiro, 2, 3, 5 o 10 respiri, esattamente dall'altra parte. Ok? E soltanto dopo potrei fare un esercizio di mobilità articolare. Una mobilità articolare generica che poi sicuramente lo vedi in tante altre video lezioni che ci sono in giro. Cioè proprio la circonduzione completa del collo, circonduzione della testa. Ok? Potresti fare 3 da una parte e 3 dall'altra, ma è di fondamentale importanza che all'inizio della lezione, proprio all'inizio della tua pratica di yoga, se tu dovrai fare per esempio il Trikonasana, spiego. Allora, il Trikonasana è questa posizione, la posizione del triangolo, no? Ok? Bacino, braccio, eccetera, no? Se tengo la posizione per circa 30 secondi, 20 secondi, magari uno non sente nessun problema al collo. Ma se io dovrei tenere questa posizione più di 1 minuto, 2 minuti o anche di più, inizio ad avere esattamente magari una stanchezza, un fastidio al collo o non riesco pure neanche a muovere la testa, devo guardare sempre dritto.
Per cui è di fondamentale importanza fare questi esercizi all'inizio. Potrei fare anche 3 serie da 10 respiri, sdraiato o con le mani o lateralmente. Molto probabilmente, non sto dicendo che è solo quello, molto probabilmente è un problema di attivazione e anche di forza del collo, perché cambiando la posizione della testa in questa posizione o Shirsasana, spingendo la testa o appoggiando la testa dal basso verso l'alto, qualcuno magari anche te potrai avere esattamente dei dolori o fastidio ai muscoli del collo, per cui è semplice, è di fondamentale importanza fare questi esercizi all'inizio della lezione, all'inizio della tua pratica. Per cui il mio suggerimento è di fare tutti questi 4, per cui anteriore, posteriore, laterali, destra, sinistra, si potrebbe fare anche in diagonale destra, diagonale sinistra, avanti e diagonale dietro, per cui in tutte le zone dei muscoli del collo, per essere sicuro proprio di attivare. Potrebbe essere soltanto una questione di attivazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che i miei muscoli del collo non riescono o non sono pronti ad attivarsi per contrarsi in quella posizione. Per cui quando mi metto nella posizione, non riconosce, crea una stanchezza subito e poi subito un fastidio o un dolore al collo. Ok? È di fondamentale importanza. Fai questi esercizi che poi sono sicuro che le cose andranno meglio. Ok? Allora, non ho detto all'inizio della lezione, perché di solito lo dico sempre, di iscriverti al mio canale, di accendere la campanella per non perdere neanche una lezione, poi di scrivere qualche commento e anche un like. Quindi per oggi ho finito, spero che ti sia piaciuta la lezione di questi modelli, no? di questi esercizi, non so se magari avevi mai visto, e nulla, ci vediamo domani e ci vediamo lungo le strade.